Sono bellissimi tutti e due senza di me. Guardate che roba, ragazzi. Ripartiamo dall'Etna Nord, attraverseremo qualche paesino prima di raggiungere il rifugio Sapienza, Etna Sud. Quindi riprendiamo la strada panoramica Mare Neve, abbiamo chiuso tutte le zip perché siamo scesi a 16 gradi. Tra l'altro dal settore nord parte anche la pista altomontana dell'Etna, che è una strada di 35 km che collega appunto Piano Provenzana al rifugio Sapienza, quindi al settore sud. È un sentiero che si fa però a piedi, non è una strada percorribile con il proprio mezzo. Il mare, ragazzi, è uno spettacolo, è difficile da descrivere perché è così insolito, anche inaspettato volendo, perché l'occhio è poco abituato a quello che stiamo vedendo, cioè il mare, la vegetazione, il nero della pietra lavica e poi la rigogliosità dei versanti circostanti e la forza della natura con i pini nati sulla pietra lavica, perché tra l'altro il territorio circostante l'Etna è estremamente fertile. Stiamo raggiungendo un altro rifugio storico che è il rifugio Citelli, a circa 1700 metri di altezza. Lo spettacolo di questa zona sono le betulle, tipiche dei paesaggi del nord. Qui ricorda un po' la foresta pietrificata in Australia. Il paesaggio è qualcosa di indescrivibile. Questa è la strada che si intraprende per i Monti Sartorius, che sono delle formazioni dei crateri formatisi con un'eruzione del 1865, quindi relativamente giovani. Ora lunga discesa per Zafferana Etnea, una strada comunque sempre piacevolissima. Vi ho detto prima che ho impostato Dynamic Pro, io continuo a sostenere che mi trovo meglio, sento la moto più reattiva, soprattutto così carica. Scendendo anche la temperatura si è fatta più dolce, oltre alla strada che ha delle curve meno a gomito. Spettacolo. Devo dire che ha anche un buon freno motore che quando la moto è carica non guasta mai, per non stare sempre a pinzare sui freni. Abbiamo appena attraversato Fornazzo con il cartello all'entrata della città con scritto Città Ideale d'Italia. Siamo a Zafferana Etnea, centro turistico sia estivo che invernale, come è scritto nel cartello di entrata. Oh, incredibile! Tutti tedeschi, tra l'altro, tutte Mercedes, dice Fra, e tutti tedeschi. Faranno parte dello stesso raduno di quelli che abbiamo incontrato a Taormina, probabile. Tra l'altro questa cittadina è famosissima anche per la produzione di miele, dai fiori d'arancio, dai fiori di limone, dai fiori delle noci. Sembra addirittura che produca il 35% del miele italiano. Andate a controllare perché secondo me il 35% è un po' tanto. La cittadina di Zafferana Etnea è stata minacciata diverse volte dalle eruzioni dell'Etna. Una tra le più importanti nel 1992, quando venne sbarrato il cammino della lava proveniente dall'Etna tramite blocchi di calcestruzzo e quindi si riuscì a salvarla. Imboccata la strada per il rifugio Sapienza, stavolta ce la facciamo in Dynamic Pro. Intanto il mare visto dall'alto domina sempre la nostra visuale. Vedo una bella serpentina sul navigatore. Stiamo andando verso l'Etna Sud e fra 11 km incontreremo i crateri silvestri. E butteremo all'interno Sara la Tappi. Sono in realtà crateri spenti, non c'è rischio. Belle curve però, l'asfalto non è proprio il massimo, non mi fido ciecamente.
comunque la cosa piacevole sempre, terza marcia. Sicuramente alla camera non si percepisce, ma la pendenza non è pochissima. Senza controlli la senti che di seconda si alzerebbe tranquillamente. Guardate che spettacolo! E comunque stiamo salendo molto di quota, infatti lo si vede dal paesaggio che abbiamo sottostante. Siamo arrivati ai crateri silvestri, 1986 metri. C'è tantissima gente, sempre poca se paragonata magari ai periodi di alta stagione. E dopo 1 milione di curve il ristoro ci vuole. Oggi proviamo l'arancino e il paninozzo. Panino con rucola, prosciutto e pomodoro. L'arancino c'era in versione solo ripiena ragù. Oggi praticamente dieta. E moto sempre a vista. Anche perché è passato un ragazzo con la ragazza, si sono fermati a fotografarla. È un po' quello che succedeva con la Tenerona, né più né meno. Tranquilli, vi vedo, vi sento e vi leggo. Ho fatto assomigliare l'arancino all'Etna. Com'è? È così, ottima. Vai, fammi vedere. Vogliamo le prove. Ma che stacchi i pezzi, dai! Le fondamenta dell'alimentazione, ora ve le faccio vedere. Oh, ecco. Buonissima. Ovviamente tutto spolverizzato, caffè e ora voi direte cannolo, invece oggi si va a risparmio. Plum cake, tra l'altro schiacciato. Plum cake che tra l'altro portiamo da quando siamo stati a casa di Valentino e Ronima, che adesso rideranno come pazzi. È un plum cake sottiletto perché era dentro al mio zaino, ma va bene, sbriciolato si gusta meglio. Per il cannolo rimandiamo a domani. Però il caffè è bello, eh? Sì, il caffè è bello. Pagato? Stranamente 1,30 €. Panino 6 euro, arancino 3 euro, quindi pranzo l'abbiamo fatto con 10,30 €. Buono. Certo che lo voglio. Tu lo vuoi il caffè? Lo voglio. Mi spiace, era mio. E poco distante da dove abbiamo mangiato arancino e panino ci sono i crateri silvestri. I crateri silvestri si sono formati nel 1892. Quest'altro cratere è decisamente più impressionante. Si tratta ovviamente di crateri spenti. Andiamo a vedere cosa si vede salendo su questa estremità. Ecco la voragine dall'alto. Ora saliamo ancora più in alto per vedere meglio tutto il panorama circostante. Cosa dire? Nulla da dire. Quello che abbiamo di fronte è il rifugio Sapienza e siamo a 1900 metri d'altezza. Quella che sale è la funivia che conduce a circa 2500 metri. Ora vedremo un po' più da vicino la funivia. Vuoi salire? Sì, potrei salire, solo che aggiungo il piumino, perché vedete qualcuno che va a pantaloncini corti, qualcuno col piumino, poi dipende un po' dalla resistenza di ognuno. Io non ne ho tantissima, anzi non ne ho, mettiamola così. Rifugio Sapienza, uno dei crateri silvestri da lontano, e questa è tutta la piana dell'Etna. Spettacolo. 14 gradi in questo momento. Quello che è più impressionante è questa pietra lavica cristallizzata. Iniziamo la discesa verso la città di Nicolosi. Il tetto di una casa sommersa. Mamma mia, che paura. Questo nero è tutto materiale che non c'era.
Il cielo si è coperto, è diventato un po' più scuro, non so se in omaggio alla pietra lavica che inizia ad essere utilizzata da arredamento nei muretti delle case, nelle facciate delle case stesse. Eravamo lassù. Siamo ad Adrano. 10 km a Bronte. Credo che quelle che stiamo attraversando siano delle distese di piante di pistacchi, perché ce ne sono tantissime. Siamo nel territorio di Bronte e abbiamo intenzione di prenderci un gelato al pistacchio proprio al centro della città. Un territorio particolarissimo davanti a noi, quasi desertico. Siamo a Bronte, alla ricerca di una gelateria, ma ci siamo internati nelle viuzze, non ne verremo mai fuori. Sedatiella non attiva. Allora, è arrivato questo ragazzo mentre noi eravamo fermi alla ricerca di una pasticceria e ci ha detto: vi faccio strada, vi accompagno io su una gelateria e vi faccio mangiare bene. Lui aveva un locale sempre a base di pistacchio, ma non facevano gelato. Stiamo riaprendo oggi dopo la sagra del pistacchio, probabilmente, che c'è stata settimana scorsa. Sicuramente conosce insomma un po' di ragazze. VR46 sul casco, anche qua 46 The Doctor, panineria, però ci ha detto fuori dal centro storico, sta salutando tutti, credo sia un personaggio di qua. E comunque molto carina Bronte, neanche così piccola. Ha detto ce ne sono diverse, però quella dove vi voglio portare è fuori dal centro storico. Pistacchio verde in piazza, quindi sì, c'è stata questo striscione, indicava una festa. Dove è andato? Ah, eccolo. Abbiamo il dubbio che si sia dimenticato che noi lo stiamo seguendo, però intenso piacere del pistacchio, antica dolceria, è tutto fondato sul pistacchio. Mi sa che si è dimenticato. Come al 99. Perfetto, grazie. Ciao. Allora, questa è la pasticceria dove ci ha mandato. Dobbiamo dire che al 99 sono bravi, cioè lui, però ci hanno mandato qua. Non si era dimenticato. Andiamo a vedere. A vederla è bellissima. Una coppa piccola di pistacchio, nocciola. Grazie. C'era la musica, non potevo farvela vedere, però hanno inzuppato la coppetta dentro a una granella di pistacchi. Questo è il risultato. Siamo alla caffetteria Luca, ci ha mandato il ragazzo del 99 e ci ha pregato di dire: dite che al 99 sono bravi, però vi abbiamo mandato qua. Ovviamente con la faccia che ho gliel'ho detto e ne è uscito un sorriso dalla tipa che mi ha fatto il gelato. Sì, ma a parte questo, qua che ci dici? Vabbè, ha ragione il ragazzo. Costo non riesco a farlo, comunque 3 euro. Altri livelli. C'è anche da dire che qua siamo a Bronte, la patria del pistacchio in Italia, quindi è giusto che loro lo facciano vedere in questo modo. Qua bisogna dire che siamo in Sicilia, la patria del cannolo, del pistacchio, de todo. Siamo a 2 kg, forse anche 3 più di peso. E in più ieri Eronima e Valentino ci hanno mandato il video del tartufo di Pizzo Calabro. Quando verrete e ripasserete per tornare nelle Marche mangeremo questo, è da svenimento. Sì, però lasciamolo, non prendo tutta la granella. Maiale. Ma guardate che spettacolo, moto parcheggiata, gelato, fronte, struttura. Figuracce con la gente che passa perché lui mi dice maiale. Questa è la vita on the road, bellissima. La mia è un po' meno. Dai, number 2, sorellona. Ripartiamo dalla gelateria, ci vedete sorridenti perché siamo soddisfatti. Perché un italiano quando si alza da tavola e ha mangiato bene è soddisfatto, è soddisfatto. Bellissima questa zona della Sicilia, più isolata, più deserta, autentica, mettiamo così. Siamo addirittura a 915 metri sul livello del mare, siamo quasi a 1000 metri. Ecco perché c'è l'aria buona per la crescita di ottimi pistacchi, i migliori d'Italia. 19 minuti all'arrivo in struttura a Randazzo e l'Etna che da un'angolazione o l'altra ci accompagna.
Ci stiamo dirigendo verso Randazzo, che è il centro abitato più vicino all'Etna. Randazzo ha infatti tante costruzioni in pietra lavica, quindi in pietra nera. Solo durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, per il fuoco degli alleati, una parte del centro venne distrutta. Quasi al tramonto, è estremamente suggestivo, anche nei colori. Francesco ha finito la batteria della sua GoPro, però dice che strada pazzesca, lo dico con i suoi termini. Da Bronte a Randazzo, strada divertente e molto molto bella, confermo. Beh, dietro alla curva non confermo, non l'accendo. Questa parte di Sicilia mi sta facendo rinascere, perché amo queste zone un po' più, non hanno nulla di dimenticato, però sono un po' meno lussuose, quindi un po' più alla nostra portata, mi sento un po' più a mio agio, ecco. Siamo arrivati a Randazzo, 300 metri all'arrivo, 54 Diamond, eccolo, B&B, eccolo qua, ci siamo. Appena arrivati in camera, la moto l'abbiamo parcheggiata nel garage del proprietario della struttura, che si trova da un'altra parte. Non ve l'abbiamo mostrato, ma ve lo mostreremo quando ripartiremo, perché è molto interessante se venite qua in moto. Ora doccia veloce perché siamo belli cotti, si vede? Abbastanza. E diretti in centro, in quanto dovrebbe essere carinissimo. Magari ve lo mostreremo anche domani di giorno, anche se domani passeremo tutta la giornata al lavoro. Seduto là e Sara seduta sul letto. Sì, oppure qui sulla panchina smeraldo, che è il nome della camera di Michele. Ciao ragazzi. Andiamo in doccia. Vamos. Baby,